Sono Kiki e vi do il benvenuto sul canale. Nel video di oggi facciamo un passo indietro e facciamo chiarezza su un argomento che sta alla base della pittura delle miniature, nel vero senso della parola. Sto infatti parlando del primer. Oggi vi vorrei dare i miei consigli per quanto riguarda la scelta del colore del primer da utilizzare, per scegliere sempre il più adatto ad ogni occasione. Vi anticipo che sul mio sito, nella sezione nozioni, trovate un articolo dedicato e molti altri approfondimenti che spero vi possano essere utili. Come sempre vi lascio tutti i link qui sotto in descrizione. Ma adesso non perdiamo altro tempo e cominciamo subito. Il primer, come ormai sappiamo bene, è un prodotto che va messo dopo il lavaggio del modello e prima della pittura, in modo che crei uno strato sottile sul quale i colori possano aggrapparsi con facilità. Non mi dilungherò su questo argomento, dato che ho realizzato già alcuni video che trovate sempre qui sotto in descrizione. Il primer nero è forse il più diffuso e utilizzato, anche se esistono molte alternative più pratiche. Quando ad esempio vogliamo partire dai colori più scuri, ovvero da quelli che potremmo definire le ombre nei nostri modelli, è sicuramente un'ottima scelta, dato che non avremo difficoltà a stendere colori scuri su base nera. Un primer nero satinato è ottimo quando vogliamo trovare velocemente una traccia di dove posizionare le luci, dato che spostando il modello sotto una luce si creeranno dei riflessi più chiari che ci forniranno velocemente una traccia dei volumi. Di conseguenza è ottimo anche per la tecnica del metallo non metallo, ma ancor di più per i colori metallizzati o cangianti, che con fondo scuro appariranno più brillanti. Infine, se vogliamo creare un primer come quello zenitale o con luce laterale o da abbinare ad un dry brush chiaro, è il punto di partenza perfetto sul quale aggiungere gli strati più chiari. Ma se invece stiamo per dipingere un modello con molto incarnato chiaro o tonalità tenui, sicuramente non è la scelta giusta. Questo perché faremo molta fatica a stenderli, dovendo allungare i tempi di pittura, creando prima degli strati di colore medio scuro per poi enfatizzare le luci con i colori più chiari, o in alternativa fare molti strati uno sopra l'altro della stessa tonalità, rischiando di creare spessori inutili. Infine, non è adatto neanche per le tecniche di pittura veloce, che comprendono l'uso di prodotti come contrast e lavature, dato che funzionano solo su basi chiare. Il primer bianco è un'alternativa che non consiglio in nessuna situazione, se non quando si intende usare prodotti come i contrast, per i quali una base chiara è necessaria. Quando vogliamo creare l'effetto luminoso e brillante sul modello, come ad esempio per il fuoco, per le lanterne o per oggetti accesi, usiamo la base bianca piena come punto di partenza sotto a quelle singole sezioni. Di conseguenza, utilizzare un primer così chiaro su tutto il modello è controproducente perché rende tutti i colori estremamente brillanti, in modo innaturale. Inoltre è scomodo stendere i colori sul bianco e nel caso volessimo usare colori scuri o metallizzati non sarebbe la scelta giusta. Per quanto riguarda il suo impiego nel primer zenitale, non è necessario utilizzare un primer bianco, ma basta un colore bianco da applicare sopra i primer nero e grigio già stesi sotto. Il primer grigio rappresenta un ottimo compromesso sul quale è pratico e semplice stendere sia colori chiari che scuri. È una base molto neutra che non entra in conflitto con nessuna tonalità che si andrà a stendere sopra. Optando per il primer grigio possiamo cambiare tra una tecnica e l'altra senza avere limitazioni, dandoci libertà di partire da colori scuri, che rappresentano le ombre, dalle luci o anche dalle tonalità intermedie da lavorare con chiari e scuri dopo. Come il primer bianco non è necessario nello zenitale, dato che si può sostituire con un qualsiasi colore grigio. Prima di soffermarci un attimo a parlare dei primer colorati, vi ricordo che su questo canale potete già trovare 2 video dedicati al primer zenitale, uno più teorico e uno pratico. In generale, in definitiva, quando si è in dubbio su quale colore scegliere di primer, il mio consiglio è quello sempre di optare per il primer grigio. Ma vediamo qualche altra opzione. Il primer colorato si può utilizzare in diversi casi. Iniziamo parlando di quello monocromatico, che è anche uno dei pochi realizzabili anche a bomboletta e non solo con aerografo o pennello. Nel caso di grandi aree di incarnato si potrebbe scegliere un primer di colore simile per avere una base di partenza più comoda sulla quale stendere i colori, anche se sarebbe comunque da coprire in toto.
Andrebbe coperto proprio per la diversa finitura del primer rispetto agli altri colori, ma anche per la maggior carica e robustezza dei colori rispetto al solo strato di primer. Allo stesso modo si potrebbe scegliere di usarlo blu, verde militare o marrone in base al soggetto. In altre occasioni si potrebbe invece optare per un primer bicolore, creato con colori a contrasto caldi e freddi, magari arancione e azzurro, per poi sfruttare quella base molto colorata per lavorare sopra con colori semi-trasparenti. Molto diffusa è anche la tecnica dell'underpainting, per la quale si crea una vera e propria palette di colori che rappresentano le ombre colorate del modello, sulle quali poi si lavora con colori più chiari ma pur sempre semi-trasparenti e da stratificare, per costruire poco alla volta la colorazione. Un ultimo esempio che vi voglio mostrare riguarda soggetti nei quali abbiamo una prevalenza di colori scuri, come nel modello che stiamo vedendo di Kingdom Death Monster, nel quale si trovano però elementi molto chiari. Cercare di fare questa pelle di porcellana su una base nera sarebbe stato difficile e quindi creare piccole zone di colore chiaro solo in quei punti ci aiuterà moltissimo nel processo di pittura. Bene, questi erano i miei consigli per quanto riguarda la scelta del primer da utilizzare. Spero come sempre che vi possano essere utili, fatemelo sapere qui sotto nei commenti che mi piace tantissimo leggere cosa ne pensate. Detto questo io vi ringrazio di aver visto il video fino alla fine, vi do appuntamento al prossimo e fino ad allora siate creativi!